Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su Italian Globetrotter. Oggi parleremo di Mauritius, di questa meravigliosa isola, e abbiamo ospite con noi Federica, un'esperta di quest'isola, perché pensate voi è da più di 15 anni che ci vive, più precisamente dal 2007. Quindi sia per la sua esperienza, perché sono tanti anni che ci vive, sia per il suo lavoro, perché organizza tour personalizzati sull'isola e quindi offre anche il supporto per gli italiani che magari anche si trovano in difficoltà con la lingua. Con lei potete parlare tranquillamente in italiano. Inoltre organizza anche matrimoni, quindi conosce benissimo tutto il territorio. Poi ci darà anche una prospettiva diversa per chi ha la famiglia, quindi per chi volesse trasferirsi alle Mauritius e ha magari dei figli, ha delle perplessità, lei ci darà tutte le informazioni necessarie, perché appunto lei ha figli, è una mamma, quindi ci parlerà di com'è la scuola, la sanità, se è un posto tranquillo per vivere con dei bambini. Insomma, restate connessi, guardatevi tutta l'intervista perché è ricchissima di informazioni. Vi lascio il video, buona visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Federica, come stai? Eccoci, ciao, io tutto bene, e tu? Bene, bene, tutto bene, qui è freddo, lì com'è a Qua Mauritius? fa un caldo, fa caldissimo, infatti vedi che sono con la Lo magliettina vedo, lo vedo. leggerina. Caldo e umido, più o meno sempre al caldo, anche se Mauritius, poi ti spiegherò, essendo un insieme di microclimi, puoi trovare bel tempo tutto l'anno, ma bisogna sapere dove andare, quindi ma poi ci Ecco. arriveremo, credo. Sì, 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 dopo si parlerà anche del clima e tutto. E intanto, ecco, ti volevo dare la benvenuta sul nostro canale, su Italian Grazie, Globetrotter. È un grazie piacere, ecco, mille. conoscerti e insomma averti ospite qui. Capirete che poi Federica è una persona molto esperta di Mauritius, ci vive da tanti anni, quindi è la persona giusta Infatti, per darci tutte le informazioni che vogliamo sapere per trasferirsi poi là o per chi comunque vuol solo sapere come ci per si fare vive. delle vacanze anche, Anche vacanze, certo. certo. Bene, insomma, ora allora passo la parola a te. Presentati, da dove vieni, la tua storia, un po' il tuo retroterra, come hai fatto ad arrivare lì e a viverci così tanti anni. Allora, io sono Federica, vengo da un piccolo paesino in provincia di Brescia, quindi in Lombardia. All'età di circa 25 anni, per una questione sentimentale, personale, ho deciso di cambiare completamente vita. Prima ero la classica dipendente in un ufficio di commercialisti, poi in un'azienda come contabile, quindi vita normale, come Mhm. tantissimi di noi fanno. E poi per una questione personale ho deciso di cambiare completamente vita e di fare ciò che avrei sempre voluto fare, ma che prima non potevo fare. Ho detto, ok, mi do tempo un anno, provo a fare questa mia esperienza di vita, se non va bene torno indietro, se va bene continuo. E in effetti non sono più tornata indietro. Quindi il mio sogno era quello di poter viaggiare, scoprire il mondo, però unendo l'utile al dilettevole, quindi viaggiando e lavorando insieme. E così ho iniziato all'inizio come hostess durante i congressi medici per qualche evento in Italia, e poi pian pianino ho iniziato a lavorare per eventi un po' più grandi all'estero, e dei tour operator mi hanno proposto di andare a lavorare all'estero come assistente residente negli hotel per la clientela italiana, e quindi ho iniziato un po' a viaggiare a destra e a sinistra, a soggiornare, quindi a vivere per alcuni mesi in Tunisia, in Grecia. E Mhm. alla fine un giorno un tour operator mi ha detto: guarda, ti facciamo una promozione e ti mandiamo a Mauritius. Quindi io sono capitata qui a Mauritius, in effetti per scherzo, un po' per caso, grazie a questo tour operator mi hanno detto: vai là e occupati della nostra clientela italiana. Allora, dopo qualche mese che ero lì, che abitavo all'interno dell'hotel, ho detto: qua mi sa che c'è qualcosa di bello da vedere fuori dall'hotel, però non stando sempre qua. E così ho iniziato nelle mie giornate libere, mi sono detta: mi faccio qualche escursione, vado a vedere un po' anche fai da me l'isola, anche perché è un'isola sicura, tranquilla, non ci sono grandi pericoli. E là mi si sono aperti gli occhi e il cuore. Dirti la Eh, verità, ho detto: caspita, qua non è solo bello lavorarci, ma anche viverci. E vedendo un po' anche l'esperienza degli italiani in loco che venivano in hotel e stavano chiusi in hotel, al giorno della loro partenza chiedevo sempre, per avere un'idea di cosa avessero visto, cosa avessero vissuto a Mauritius. Tutti mi dicevano: ah sì, la spiaggia è carina, lo chef fa la pasta al dente, è abbastanza buona e l'animazione è simpatica. ecco. Quindi questi viaggiatori allora venivano a Mauritius, potevano essere a Santo Domingo, potevano essere in India, in qualsiasi parte del mondo, ma tanto non vedevano nulla della destinazione. Eh, E al che mi sono resa conto che in effetti gli italiani non avevano, tra virgolette, questo coraggio di uscire dall'hotel, perché uno, c'era questa barriera della lingua. Qua a Mauritius, come in tanti altri posti, parlano inglese e francese, e l'italiano solitamente cerca sempre l'italiano quando è all'estero, eh, a meno che non sia un po' più abituato a parlare le lingue, e quindi si affidavano solo a tour operator
che proponessero solo praticamente soggiorni nei grandi hotel o nei villaggi turistici, una volta si chiamavano così. E un giorno mi è venuto il nervoso perché ho detto, ma caspita, ma perché non poter dare una possibilità all'italiano, parlo di italiano perché io lavoravo per gli italiani, di poter venire a Mauritius appoggiandosi anche a diverse strutture, magari anche con dei soggiorni meno costosi di un grande hotel, avendo comunque un referente sul posto che parla la loro lingua, che li assista nella loro vacanza. E così mi sono lanciata e ho creato la mia attività che è Autentica Avventura e organizzo quindi soggiorni, soprattutto per la clientela italiana qui a Mauritius. Da prima, durante e dopo mi occupo di loro, insomma. Ecco, questo brevemente è il motivo per cui sono qui a Mauritius. Insomma, una bella avventura proprio, proprio un'autentica avventura. Sì, anche perché non è che sia stato sempre così facile, nel senso, tante persone vedono da fuori, la fortuna di vivere a Mauritius, tu hai la chance. No, la chance bisogna cercarsela, non capita così, la fortuna esiste se te la vai a cercare, non ti cade dal cielo, quindi non è stato facile, sono contenta per quello che ho fatto, per ciò che ho raggiunto, lo consiglio magari anche ad altri che vogliono farlo, però ecco, a me non piace molto la persona che mi contatta e mi dice trovami un lavoro. No, il lavoro non te lo posso trovare io. Se sei intenzionato a venire devi trovartelo tu. Sì. Ma sai quanti me lo chiedono? Tantissimi, tantissimi. E lì si capisce che dicono ok, mi piacerebbe fare tra virgolette la tua vita, però sì, senza diventare matto. Ma quando vuoi qualcosa bisogna lottare un pochino comunque. Sì, penso che anche tu lo sappia. Che ti danno tutto lì Quindi, ben servito, insomma, non capita. no, qui come in altri posti credo, anzi. No, certo. E all'epoca quando ho iniziato io era un attimino più semplice rispetto adesso, perché adesso ci sono criteri ancora più complicati per installarsi qua. Più che complicati, a mio avviso bisogna avere soldi. Oggi come oggi servono veramente i soldi e inventiva e tanta voglia di fare e pazienza. Ecco, queste sono le chiavi per poter venire a stare qui. Quindi te oggi lì a Mauritius che lavoro fai? Cioè ti occupi di supportare gli italiani che vengono lì in vacanza? Sì, organizzo i loro soggiorni, quindi propongo determinate strutture, anche grandi hotel, ma in base al loro budget e a ciò che vogliono scoprire, vogliono vivere qua a Mauritius, vi faccio un pacchetto soggiorno con determinate strutture, determinate attività, molte attività alla carte. Cerchiamo di prediligere più le cose autentiche, infatti Autentica Avventura non è per caso, e non le attività troppo di massa. Ecco, tantissime persone fanno cose di massa, quindi noi vogliamo un attimo distinguerci per qualcosa di più originale e caratteristico. Quindi sì, organizziamo tutto da A a Z, da prima, durante e dopo lo soggiorno, quindi chi vuole venire in vacanza ci contatta, va sul nostro sito, oppure adesso anche tanto passaparola, tante persone che hanno già viaggiato con noi magari ne parlano con degli amici, quindi degli amici ci contattano e da lì nasce cosa e organizziamo tutto. È dal 2010, quindi sono 13 anni che ho aperto questa attività. Vuol dire che insomma che funziona, dai. Sì, no, infatti sono molto contenta, anzi io sono felice anche del fatto che la gente abbia voglia di viaggiare in modo diverso rispetto a prima, cerca qualcosa di un po' più fuori dall'ordinario ed è quello che piace a me. Quindi io propongo questo, poi se una persona dice no, questa cosa non mi piace, voglio qualcos'altro, ovviamente ci adattiamo a quello che... Però cerchiamo sempre di spingere anche perché tante volte non lo sanno, ma ci sono veramente esperienze particolarissime da fare qua che non tutti propongono, poi scelgono loro ovviamente. No, poi insomma lì è un paradiso, è un peccato, no? Sta nel villaggio e non uscire, ci deve essere tante di quelle bellezze lì naturali. Anche perché poi oggi come oggi anche piccoli hotel comunque hanno degli ottimi comfort, quindi non è necessario andare proprio nei grandi resort e spendere milioni e milioni di soldi, voglio dire, modo di dire, anche con un budget un po' più moderato puoi farti veramente una bella vacanza. Però anche in Italia questo, tanti non lo sanno perché anche a livello di comunicazione di questi piccoli hotel in Italia non è che ci sia così tanta pubblicità, quindi tante volte siamo noi a proporre, anche perché abbiamo la fortuna di essere qui, non è che collaboriamo con tutti, facciamo una certa selezione e le strutture che rispondono comunque ai nostri criteri allora entrano nel nostro ventaglio di proposte, ma se no. Certo. Ciao ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e poi commentate, fatemi sapere e se avete qualcosa da chiedere io vi risponderò e cercherò di aiutarvi. Ciao! Lì la situazione lavorativa com'è? Per chi magari volesse venire lì, cercare un lavoro, il lavoro si trova, si guadagna bene, è facile trovare lavoro come dipendente o no?
Allora, dipende come una persona viene qua a lavorare, nel senso ci sono varie possibilità. Uno straniero tipo come te, Riccardo, che voglia di venire qui, Mhm. dici voglio andare a lavorare, può essere assunto solo da aziende multinazionali perché queste aziende hanno l'obbligo di darti un minimo di stipendio che va dai 30.000 ai 60.000 rupie, che sono circa sui 1.300-1.400 euro netti minimo di stipendio. Ovviamente questi stipendi i mauriziani non li prendono. Ma uno straniero può lavorare solo per una multinazionale o può fare anche il dipendente in qualsiasi settore? Allora, in teoria loro dicono multinazionale perché solitamente se tu come straniero vai in un'azienda mauriziana, ad Mm. esempio, l'azienda mauriziana è obbligata a pagarti con quelle somme di cui ti parlavo prima e per loro sono tanti soldi. Ah, ok. Un stipendio di 60.000 rupie, qua è un super quadro. Per farti capire un attimino, un cameriere, per esempio, prende circa 200 euro al mese, una Mm. donna delle pulizie prenderà 300 euro al mese quando va bene, un Cavolo. giardiniere ne prenderà 300 anche lui, quindi gli stipendi sono molto bassi per i mauriziani. Quindi è chiaro che per una compagnia mauriziana, salvo che Mm. non stia cercando una persona particolare con certe qualifiche, preferisce assumere un mauriziano piuttosto che uno straniero perché gli costa di più. Eh E sì. invece le multinazionali sono obbligate proprio a pagare quell'importo lì e ad assumere stranieri. E poi comunque Così. conviene anche in questo caso all'italiano conviene di più perché insomma può guadagnare di più, no? Sì, esatto. Non penso che verresti qua per lavorare e guadagnare quello che guadagnano loro. Eh no, 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 infatti. Quindi è meglio se uno no. deve venire da dipendente che trovi lavoro in una multinazionale che magari ha un buono stipendio. Esatto. Altrimenti puoi venire qua come investitore, quindi o Mhm. hai un po' di soldi che voglio di investire o aprire un'attività, la puoi Ecco, fare, ci sono sì. diversi criteri, anche perché venendo a lavorare qua in automatico, dipendentemente da cosa fai, da che figura ricopri, se sei dipendente, se sei investitore, eccetera, eccetera, ti rilasciano un permesso di soggiorno, un permesso per vivere, perché Infatti. altrimenti non puoi venire qua. Partiamo Eh, dall'inizio. eh, Allora, un turista può venire qua in vacanza senza visa e può stare qua al massimo 6 mesi, non più ok. di 6 mesi. Dopo 6 mesi è obbligato ad andare via. Da dopo il Covid il governo ha inventato un visa premium che praticamente è un visa che danno a persone come te, per esempio, che lavori magari su internet e hai voglia di venire qua a Mauritius per un certo periodo di tempo e lavorare da qua, perché Mhm. lavorando su internet puoi farlo da qualsiasi parte del Certo. mondo. Quindi in questo caso è un visa comunque gratuito, ha un limite di tempo, puoi venire dai 6 mesi a un anno di tempo e puoi portarti dietro tutta la famiglia. Ovviamente per fare questo non devi pestare i piedi al lavoro mauriziano, nel senso Mhm. che se tu vieni qua non puoi venire con un visa premium e metterti fuori a vendere della frutta e verdura, per esempio. Certo. No, devi continuare a fare un lavoro tuo, che magari avevi già iniziato in Italia, è solo uno spostamento di sede, tra virgolette, virtuale, per venire qua a lavorare da lontano e puoi farti la tua vita fino a un anno senza problemi. Poi, se invece fai una prova e dici, caspita, però mi piacerebbe magari aprire un'attività mia come libero professionista, lo puoi fare. Quindi puoi iniziare il tuo visa premium con la tua famiglia, vedi un po' come funziona, se ti piace, eccetera, e dici, ok, voglio aprire una mia attività. Allora lì puoi avere un permesso di soggiorno come libero professionista, però da qualche anno, cosa che quando l'ho fatto io non esisteva ancora, erano altre procedure, ti chiedono un minimo di investimento di 35.000 dollari da mettere in Mm. banca come deposito, come garanzia, ecco. Da mettere Quindi, in e da banca però. lì poi da mettere in banca, sì. Mm. E da lì inizia a fare la richiesta dei documenti, eccetera, eccetera. Quindi questo se vuoi fare un tuo lavoretto come libero professionista, come consulente, puoi anche essere consulente in questo caso per delle aziende mauriziane, quindi sei obbligato a lavorare per le multinazionali in questo caso. Poi hai un bel po' di soldi e vuoi diventare investitore, quindi ti dicono ok, tu puoi venire qua come investitore, però devi investire almeno 50.000 dollari per l'acquisto di macchinari, per la costituzione della tua società, devi comunque pagare come investitore. Oppure adesso hanno fatto anche la possibilità di venire qui in caso tu fossi innovativo, non so, avessi un'idea particolare da sviluppare in loco, che sia nella tecnologia, nella farmaceutica, eccetera, eccetera, ti danno la possibilità anche di fare questa cosa. Oppure, se non hai voglia di lavorare, ma vuoi comunque vivere a Mauritius, fare la bella vita, tra virgolette anche Sarebbero questo, meglio. devi investire acquistando casa. Ok. La casa la puoi acquistare solo nel momento in cui tu acquisti in determinati progetti stabiliti dal governo. Quindi ci sono progetti IRS,
ROS, PDS, sono tutti progetti particolari. In base alla tipologia di progetto che scegli, ci sono gli scaglioni di investimento minimo. Se non ricordo male, partono da $350.000 come investimento fino a $1 milione. Cioè. E su. Perché un italiano, per esempio, che viene qua, non può dire ok, mi piace quella casa, lì la compro, no? Puoi comprare solo quelle che fanno parte di determinati progetti immobiliari, altrimenti no. Idem se vuoi comprarti una casa in riva al mare, non puoi perché sei straniero. Quindi ci sono determinate cose, determinate leggi che bisogna seguire che il governo ha imposto, ma comunque uno se ha la possibilità, oppure ecco, anche per i pensionati. I pensionati possono stare bene qui. Sì, questo perché, ci interessa. Non sei mica già in pensione tu? No, ci interessa perché ci sono tanti pensionati che ci chiedono, no, fammi un video per sapere come si vive anche alle Mauritius, per sapere come possono fare. Allora, un pensionato per poter vivere a Mauritius deve depositare in banca la sua pensione e deve farla arrivare qua su una banca mauriziana e l'importo deve essere almeno di $1.500. Poi può essere anche in euro corrispondente ai $1.500, quindi deve dimostrare appunto di avere questa pensione. Ti sto raccontando questo a grandi linee, ma ovviamente ci sono tutte delle paperassi da compilare, dei formulari, comunque sì, a grandi linee così. Tanti pensionati vengono qua, soprattutto perché la maggior parte dei pensionati vedo che vengono qua per i 6 mesi invernali italiani, perché qua fa caldo e risparmiano sulla luce, sulle bollette del gas, su tutto. È un buon compromesso, fanno i 6 mesi di bel tempo in Italia e i 6 mesi di bel tempo qua a Mauritius. Ma sai quant'è la trattenuta sulla pensione lì, in percentuale? Allora, io so che loro devono depositare questo importo e in teoria, io non sono ancora pensionata, non sono ancora perfetta in questa cosa, però per esempio qua a Mauritius ti ritengono di solito il 15% di tassa. Allora, io che sono residente qui, per esempio, pago tutto qua a Mauritius, quindi io alla fine dell'anno pago il 15% di tasse, sono a posto, non devo fare nient'altro. Per un pensionato, probabilmente perché i soldi arrivano comunque dall'Italia, probabilmente devono rendere conto all'Italia. Ma se vuoi mi posso informare. Quello eventualmente se c'è qualcuno pensionato interessato magari ti può contattare. Magari c'è qualcuno interessato a fare qualche mese qua. Di sicuro. Oppure se è un pensionato che vuole investire può comprarsi anche una casetta o un appartamento e viene qua senza depositare la sua pensione ma avendo il permesso di residenza. Infatti. La tassazione hai detto è del 15% lì? 15%, sì. Quindi voglio dire, buonissimo. Sì, non mi lamento per questo. Anzi, secondo me ti invita di più a rispettare la legge pagando le tasse perché dice, vabbè, 15% infatti, va bene. Infatti. In Italia non è proprio la stessa cosa, quindi preferisco pagare giustamente il 15% che il 65%, non so quanto chiedano in Italia, però insomma, sai com'è. Quasi, sì. Avevo proprio sentito dire che come Stato africano era uno dei migliori dove poter fare investimenti, infrastrutture, eccetera. Sono ben sviluppati, nel senso che se pensiamo ad altre destinazioni africane, alcune in particolare, anche solo Madagascar, è tutt'altra cosa, sono due mondi completamente diversi. Certo, Mauritius è molto più piccola, se calcoli che come popolazione siamo 1.200.000 abitanti più o meno, è un po' come una grandissima città. E Madagascar invece è immenso, cioè sono condizioni diverse. Però no, sono molto sviluppati e fanno di tutto per essere all'avanguardia. Secondo me, guarda, l'unica cosa che non hanno capito qui è che vogliono essere all'avanguardia come i paesi, loro parlano dell'Europa, ma loro avanguardia pensano costruiamo e invece non capiscono che continuando a costruire come stanno facendo su quest'isola, tra qualche anno non ci verrà più nessuno, perché la gente viene qua non per trovare le stesse cose che ci sono in Europa, non per vedere gli immobili immensi da 150 piani. Mi ricordo ancora 10 anni fa che dicevano vogliamo far diventare Mauritius una piccola Singapore, ma anche no, Singapore esiste già. C'è un po' questa mania in generale nella mentalità locale di copiare. Ecco, questa è una cosa un po'. Hanno veramente un'isola che è un gioiello, potrebbero avere di tutto di più, hanno una natura fantastica, un mare meraviglioso, la popolazione che è carina, sorridente, è molto affabile, ma loro hanno questa mania di costruire, vogliamo essere avanti come gli altri, ma cemento su cemento è un'isola, a un certo momento non è più niente da costruire e guarda, stanno costruendo talmente tanto che tra poco non c'è neanche più spazio per i turisti andare sulle spiagge, perché se fanno hotel su hotel, le spiagge sono libere, però è ovvio che se c'è un hotel con i suoi lettini e i suoi ombrelloni, tu sei un turista che passaggi sulla spiaggia, mica vai a sederti sugli sdraio degli hotel,
non puoi neanche, anche se la spiaggia è libera. Quindi se le spiagge poi sono occupate sempre, la gente dove va? Se vuoi che parliamo dell'ecologia, che tocchiamo un tasto un po' dolente. Ora se ne parla anche di quella, vai. È tutto legato alla fine, perché vedi, da una parte vogliono essere super sviluppati, ma dall'altra, secondo me, non hanno ancora questa mentalità per preservare l'isola. L'isola per me è un gioiello e quando io vado in giro in macchina o chiedi e vedo a destra e a sinistra, sul ciglio della strada, tutta sta spazzatura, mi viene un colpo al cuore perché dico, ma Sì. caspita, lasciamo stare il fatto che dice, ok, l'isola, vengono i turisti, non possiamo far vedere lo sporco, eccetera, eccetera, ma proprio per la gente del posto. Come fai a vivere in mezzo allo sporco? Come fai a rovinare un'isola così bella? Ma è una questione purtroppo di cultura in questo caso, perché il 60%, oggi sì più o meno sono il 60% della popolazione è indiana e se tu vai in India hai già capito tutto. Quindi loro hanno un po' questa mania, mangiano anche in macchina, buttano fuori tutto, vedi lattine, Peccato. scatole e non capiscono. Vanno in spiaggia il sabato e la domenica, spiagge libere, meravigliose, partono alla sera, sono tutte carte plastiche dappertutto, perché nella loro testa dicono passerà qualcuno a pulire, ma se tutti si mettessero insieme, guarda, a me fa venire un nervoso quando sono in spiaggia, vedo la pattumiera, il cestino, ma lo sporco fuori, perché è troppo difficile metterlo dentro, hai capito? E dico, ma non ci vorrebbe tanto. Se tutti facessero un po' del loro, ti prendi un sacco dello sporco, quando vai via raccogli tutto, è una cultura, è la cultura purtroppo. Io tante volte mi arrabbio, ma cosa vuoi farci? E finché non cambiano questo, puoi essere all'avanguardia quanto vuoi, ma quando vedo questo modo di vivere, per me non è all'avanguardia, per me siamo ancora molto indietro. Dovrebbero sensibilizzare di più la popolazione. Spesso volentieri chi va a pulire sono associazioni locali, come me. Domani dico, sono stufa di vedere quel posto da sporco, chiamo una decina di persone e andiamo tra di noi a raccogliere, ma cioè, pulisci quello che loro sporcano, quindi continueranno sempre finché non c'è una comunicazione ben precisa, far capire anche ai bambini dalla scuola che non bisogna buttare le cose in mare. Parlo così, magari anche in Italia succede. Ecco, qua essendo un'isola piccola, questa cosa io la sento tantissimo, mi viene un nervoso, guarda. Così è brutto, però così è purtroppo brutto, anche noi l'abbiamo visto a Bali questa cosa. Isola bellissima, ma lì fra qualche anno sono sommersi dalla plastica e dallo sporco, è tutto buttato lì. Bisognerebbe partire da, come dicevi te, dalle scuole, no? Sì, assolutamente. Ma qua probabilmente non è la loro priorità, purtroppo. No. Te lì come ci vivi comunque, Maurizio? Ci vivi bene? La qualità della vita è alta? E poi ti volevo chiedere anche del costo della vita, se è aumentato come qua in Italia e quindi le bollette, gli affitti, comprare una casa, la spesa, queste cose qui. Allora, il costo della vita oggi come oggi è caro, anche qui purtroppo, soprattutto dopo la situazione Covid tutto è aumentato. Allora, non so se è stato veramente per il fatto che certi prodotti hanno avuto difficoltà ad arrivare perché importano tanto da qua. Anche questa è una cosa talmente sciocca perché potrebbero fare tantissime cose qua anche di agricoltura e così via, ma importano. E quindi con questa cosa dell'importazione, eccetera, eccetera, hanno aumentato tanto i prezzi. Non parliamo della benzina che come in Italia, quindi meglio andare in bicicletta. È vero che è cara per noi che viviamo comunque all'europea, nel senso che loro mauriziani sentono il costo della vita che è aumentato, però con pochissimo loro riescono a mangiare. Faccio un esempio sciocco, proprio oggi è passato un venditore ambulante di roti, che è uno dei loro piatti tipici, che sono tipo delle piccole crepe con dentro dei cari che mettono loro e così via, ma sono buonissime. Ne ho comprati 6 con 100 rupie. 100 rupie sono neanche 3 euro e sono ancora piena. Quindi questo per dirti che loro o con la farina o con delle erbe che hanno loro o con delle salsine che fanno loro hanno già fatto il pranzo o la cena o con il riso, loro hanno già fatto cena. Noi invece un po' di salume e cerchi il formaggio e cioè certe cose che comunque sono tutte importate ovviamente costano. Loro no, non hanno questa abitudine. Un indiano non lo vedo mangiare il salame per esempio. Hanno un modo di vivere diverso del nostro, però anche loro hanno risentito comunque l'aumento del costo della vita, quello sì. Un affitto qua per dirti, quando ho abitato qua da sola nel 2010, io pagavo tipo 250 euro di affitto per una casa bifamiliare. Era molto grande, quindi dici, caspita, 250 euro. E lì c'erano 2 camere da letto, un soggiorno col salone, con il giardino, il parcheggio, cioè un po' di casa, voglio dire. Adesso è raddoppiato, minimo. Poi senza parlare se vieni qua nelle ville, perché tante volte gli stranieri con la famiglia cercano le ville. Però se paragoniamo l'Italia, una villa con piscina ti costa
tra i 1.500 euro al mese e i 1.700-1.800, cosa che in Italia non è una villa con giardino e piscina a quei prezzi, quindi rispetto all'Italia è sempre inferiore il costo Sì. e è una qualità di vita migliore ovviamente. Degli affitti, ok, quindi diciamo costano un po' meno che in Italia. Sì, Del comprare la decisamente. casa un po' ce l'avevi detto che per un italiano costa di più, quindi un italiano Sì, però può comprare solo quelle case lì, non può comprare una casina più sì. piccola da meno, ecco. Può comprare degli appartamenti, ma che facciano parte sempre di questi progetti Di questi. immobiliari Ok, imposti, diciamo, sì. ok. E per avere un'idea, per esempio, le bollette lì quanto incidono al mese, anche se non c'è magari riscaldamento, ma ci sarà, non so, No, l'aria infatti condizionata, la non esiste. luce, l'acqua. Esatto, l'aria condizionata c'è, non tutto l'anno, eh. Noi di solito la accendiamo verso metà dicembre fino a marzo, che è obbligatorio perché fa troppo caldo. Un mese di climatizzatore, calcolando che lo usiamo solo la sera, la notte praticamente, siamo sui 150 euro, Al mese. usando 2 camere climatizzate, sì, al mese Ok. più o meno sì. Compreso anche la luce in generale, cioè anche la luce della casa. Luce in generale, sì, Sui esatto. 150 euro al Facciamo una mese. media sui 150 durante il periodo che c'è il clima, perché col clima ovviamente i prezzi aumentano parecchio. Durante l'anno no, molto di meno. L'acqua costa poco, rispetto all'Italia costa veramente poco, Meno male. almeno quello. Quindi quello non è un grosso pensiero, dai, uno che viene lì. No, 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 E no. fare la spesa, le cose da mangiare, le cose che uno va a comprare al supermercato, eccetera, costano care o è molto meno rispetto a qua? Allora, come ti dicevo prima, dipende cosa compri. Se prendi cose locali loro, ovviamente costa di meno, se prendi prodotti importati costano di più, chiaro. E noi stranieri siamo abituati a prodotti nostri, quindi faccio un esempio sciocco, a Natale se non c'è il panettone, loro Eh, mica non lo mangiano, eh, però il panettone è importato, quindi costa molto di più che in eh, Italia, chiaramente. Faccio un esempio come può essere qualsiasi altro prodotto, un formaggio piuttosto che del salume o prodotti tipici, il foie gras, per esempio i francesi che lo mangiano ovviamente non lo fanno qua. Quindi se tu vivi di foie gras e champagne è chiaro che ti costa. Se eh, vivi invece con i pomme d'amour, che sono i loro pomodori locali e non i pomodorini nostri, è chiaro che costa di meno. Tutto eh. è relativo, insomma. Certo, sì, quindi se uno comunque si adatta un po' e compra la roba del Sì, posto, sì, sì, ecco, se tu vivi come loro, tra virgolette, anche col pesce fresco, il pescatore al mattino che arriva e espone il suo pesce fresco, è chiaro che costa di meno che altro, però sì, è aumentata rispetto a 10 anni fa comunque la vita, lo sentiamo anche qui. per forza, è un po' aumentata da tutte le parti ora. E loro come Sì, sono? I mauriziani come sono? Allora, i mauriziani sono molto carini, sono molto affabili e amano molto la festa. Qua, essendo un mix di culture, perché abbiamo la cultura creola, i mauriziani tipici, gli indiani, i musulmani, i mauriziani bianchi, c'è di tutto di più. E quindi ogni religione ha le sue feste, Eh, però non è che la gente di una certa religione o credenza seguono le proprie feste. No, io sono indiano, c'è una festa cinese, festeggiamo tutti. Quindi siamo un po' il paese delle feste, è sempre festa qui. Secondo me, Mauricio, lo dico sempre, è un po' il riassunto del mondo, perché trovi un po' di tutte le specie qua. Questo weekend è stata la festa indiana Kavadi, tutti festeggiavano. Non sono indiana, però la scuola è chiusa, e che tu sia indiano o qualsiasi altra provenienza, voglio dire, ma tutti festeggiano. L'ultimo dell'anno cinese festeggiamo tutti anche noi, anche se per noi l'abbiamo già vissuto. Natale, tutti festeggiano, anche gli indiani, i musulmani, tutti. C'è Eid per i musulmani, ma anche i cattolici festeggiano. Qui tutti, è un mix così qua. ganza davvero questa cosa qui, ma lì diciamo non c'è una religione, lì c'è un po' un mix di religioni. È un mix di E tutto, di vanno tutte più. Sì, sì, d'accordo. sì, tutti d'accordo. Questo è ciò che si dice, nel senso non si sentono delle tensioni. Poi magari fra di loro ci sarà qualche battibecco, credo proprio di sì. Però, per esempio, trovi una chiesa cattolica di fronte a una moschea e nessuno dice niente, ognuno rispetta la propria religione, sono molto rispettosi in questo senso. Questo è bello, ma non ci sono guerre tra di loro, voglio dire, non ci Ecco. sono screzi, almeno visibili no. Diciamo che è un po' un'isola tollerante, ecco, è Bene, bello bene. perché è sereno. Già in Italia la cosa è diversa. Sì, 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 Quindi sì. io che sono la straniera, tra virgolette, in questo paese, non mi sono mai sentita fuori luogo con loro, mai. Ecco. Cioè sono i primi ad invitarti, c'è una festa che si chiama Diwali, che è la festa della luce indiana, e c'è questa tradizione un po' come da noi il Natale che illuminano dappertutto con le lucine. La gente passeggia nei villaggi e le persone indiane hanno preparato tutti i dolci, cose particolari loro e ti invitano proprio in casa a mangiare con loro. Tu sia un turista, che tu sia un residente, qualsiasi, tutti. A me piace tanto per i miei figli, perché farli crescere
crescere con questo punto di vista, di dire siamo tutti uguali ed è bello vedere le differenze di culture e religioni perché è un arricchimento alla fine, e vedo che anche quando vanno a scuola sono mischiati fra tutti ed è bellissimo, non si sente questa differenza, ma tu sei straniero, sei italiano e io sono mauriziano, io sono sudafricano, assolutamente no. Gli italiani sono visti bene lì o ci sono dei Sì, pregiudizi su? Sì. dei lavoratori gli italiani, eh? Sì, sì, Beh, sì, siamo tutti gli visti bene. italiani che sono qua hanno delle attività e tanti, soprattutto del nord Italia, che siano Ah, lombardi, veneti, ci sono anche alcuni toscani, vengono e lavorano proprio di brutto brutto, ah, come si suol dire. C'è una bella comunità italiana qui e siamo tutti molto solidali. Senza beh, parlare del fantastico console che abbiamo, che io credo sia il miglior console che abbia mai conosciuto. sì? Sì, ti racconto un piccolo aneddoto che fa ridere. Mio marito è francese e qua a Ah, Mauritius loro hanno un'ambasciata, una vera ambasciata con le guardie, con cancelli, devi farti identificare, sbarre, non sbarre. Il consolato italiano fino a poco tempo fa era una casettina con 2 stanzine, molto umile, adesso ha cambiato sede, ma era molto più efficiente lui che una vera grande ambasciata. Non sto scherzando. È lì che dico, caspita, però gli italiani si danno da fare eh, anche fuori. Sai, tante volte uno dice, ah, ma chi lavora come diplomatico sicuramente fa la bella vita e non fa niente. No, 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 c'è tanto, tanto lavoro. Vedo la differenza anche solo per la richiesta di certi documenti. Col consolato italiano tratti in 2 secondi alle cose. Con l'ambasciata, oh signore, gli italiani insomma, in qualsiasi parte del mondo. sono tanti lì gli italiani? Ma guarda, qualche anno fa io sapevo che non più di 300, adesso secondo me ce ne sono di più. Con Covid alcuni hanno lasciato l'isola perché magari erano assunti da certi hotel e così via e quindi erano stati rispediti a casa Eh. perché non c'era lavoro. Adesso non so esattamente quanti siamo, però c'è una bella comunità. Spesso ci si ritrova anche tra di noi o tramite feste organizzate così, ce ne sono parecchi, eh. Bene, bene. Siamo da tutte le parti noi tanto. Sì, siamo come il prezzemolo veramente. Anche mio marito ogni volta dice, caspita, in qualsiasi parte andiamo c'è un italiano, sempre. Hai detto che hai figli, no? Ti volevo fare Sì? proprio una domanda su questa cosa qui perché chi si vuole trasferire o vuole sapere come ci si vive lì con famiglia, ecco, vuole sapere queste cose. Eh sì, è importante Com'è anche. vivere lì con dei bambini, l'istruzione, le scuole? Te che consigli daresti a chi si vuole trasferire lì come famiglia? Allora, i bambini che vivono qua dai 0 ai 13-14 anni, secondo me è il paradiso, nel senso che possono vivere una vita molto più serena e libera rispetto all'Italia. Mi sembra di vedere spesso me quando ero bambina, quindi molti, molti anni fa. Mi ricordo che alla sera potevi stare fuori, non c'erano particolari pericoli. Idem qua, possono stare in spiaggia tutto l'anno, tipo anche in agosto che qua è inverno, noi andiamo in spiaggia tranquillamente, i bambini si bagnano. Gli stranieri praticamente sono obbligati di iscrivere i loro bambini nelle scuole internazionali, non possono andare nelle scuole mauriziane, no, purtroppo no, neanche purtroppo perché comunque noi siamo molto felici delle scuole che i bambini frequentano, certo sono private, quindi comunque devi mettere in conto che devi avere un budget per pagare la scuola, se hai 2 bambini doppia spesa chiaramente, però secondo me ne vale la pena, un bel investimento per la loro vita. Ti dico, un bambino di 5 anni e l'altro di quasi 9 e mi parlano già 3 lingue correntemente senza problemi, italiano, inglese e francese. Secondo me anche a livello di sicurezza sei più tranquilli qua. Ti faccio un esempio sciocco, io vado al supermercato, anche se li perdo, tra virgolette non mi preoccupo, perché so che i mauriziani sono molto famiglia e qualcuno me lo riporterà. Nel senso, sto facendo la spesa, mi è già successo che i bambini arrivassero con una signora e signora, suo figlio lo cercava. Ah sì, bene, grazie. Fosse in Italia li incatenerei al carrello, perché insomma io ho un po' paura, sai, con tutto quello che si sente dire di persone con brutti pensieri, insomma, fa un po' più paura. Quante volte siamo in Italia che vedo mia figlia in un centro commerciale che parte e io la sgrido e gli dico guarda che non siamo a Mauritius, come per fargli capire che guarda qua bisogna stare un po' più attenti in quel Appunto. senso lì. Poi per l'amor di Dio, magari l'incidente può succedere anche qui, ma io in 13 anni non mi sono mai sentita in pericolo né per me né per i bambini, assolutamente no. Tanta No, roba. no. Tanta roba e una cosa bella secondo me che qui si ha l'abitudine di avere una donna che stia dietro i bambini o che faccia donna delle pulizie e nonù allo stesso tempo. Quindi per uno straniero è molto importante perché spesso si è qui da soli, non hai la famiglia e quando hai bisogno di qualcosa o devi fare delle spese o devi andare in ospedale, insomma ci sono degli imprevisti così puoi contare sempre su una persona e io chiudo gli occhi tranquillamente, cioè proprio lascio i bambini senza nessun pensiero e i costi anche
anche di questo servizio in Italia non potrei permettermelo, assolutamente no. no. Qua non so se costa tipo 1,50 euro all'ora, in Francia so che costa 18 euro all'ora, quindi Poi magari non è ti un puoi po' fidare più... neanche. No, no, infatti, magari anche qua puoi avere la persona un po' più furbetta, però finora ho avuto una grandissima fortuna di trovare un'ottima persona, ma molto d'accordo con i bambini sono i primi a essere pronti ad andare a casa sua dicendo sì, voglio andare a giocare da lei, ci fossero qualche problemi sarebbero i primi a dirgli no, non ci voglio stare. Sì. Io mi ricordo che all'inizio il mio amico mi diceva, quando avrai i bambini che sei qua così ti farai aiutare. Io dicevo, ma figurati, io italiana, sono la mamma. Assolutamente no, i miei figli stanno con me tutto il tempo. Quando poi ho conosciuto questa cosa ho detto, ma per fortuna che esiste, perché è una mano dal cielo, un aiuto immenso. È solo che tante volte per gli italiani che abitano in Italia è vista come una cosa un po', vuole fare la donna snob, lei è la donna che l'aiuta a casa. Non ha niente a che vedere con la donna che sia in Italia, cioè lei fa come parte della famiglia. Tutti hanno una persona di fiducia in casa, che sia per aiutare nelle pulizie, che sia per aiutare coi bambini, ma proprio per il fatto che non sia nessun altro, a parte qualche amico, ma non puoi dire che lascio mio figlio andare a fare le spese. Qua tante volte c'è un po' questa cosa, come dicevi te, culturale, no? Che è visto un po' così. Poi Sì. magari tante volte uno non se lo può permettere e poi io per dire non mi fiderei, anche se fosse una persona raccomandata da tanti, io ci penserei 2 volte prima di avere, no? Qui in Italia uno Ma in casa anch'io che mi gira per la ero casa. come te, assolutamente, anch'io dicevo, ma no, mi ruberà qualche cosa, mi spareranno dei soldi. Anch'io nel mio pensiero da italiana ho sempre detto, avere in casa una persona, tant'è che mi dice, ma sì, al massimo la faccio venire 2 o 3 volte a settimana, 2 ore. E le mie amiche qua che vivevano da anni dicevano, ma sei matta, appena toccherai con mano questo servizio, questa possibilità, la farai venire anche il sabato e la domenica. Io, no, ma figurati, poi i bambini mi occupo io, mamma italiana, sai, mamma chioccia, no? Ma sei mamma chioccia, ma avere un aiuto, sei mamma chioccia migliore, perché almeno sei meno stanca e ti li godi di più i bambini in quel momento che li hai per te. E delle scuole che dicevi che comunque da stranieri bisogna mandarli nelle scuole private, cioè costano parecchio o comunque sono accessibili a tutti? Costano, calcola che, se non ricordo male, per il piccolino io pago una rete di 500 euro al mese più o meno e per la grande qualcosa di più, senza contare che poi devi comprare l'uniforme, cioè perché vanno tutti in divisa, ecco, anche questa è una cosa che io adoro, nessuno va vestito normale, tutti sono uguali, anche da questo punto di vista un po' quando ero bambina io che si andava col grembiule, no? Quindi non c'è più, come sei vestita, ma fai ridere, non sei vestita di marca, ecco, sai che i bambini a volte sono un po' cattivelli tra di loro e quindi non c'è questa cosa da dire mi sento diverso rispetto all'altro, no, perché sono tutti vestiti uguali. Idem per i libri, non hanno i quaderni Power Ranger o quelli più fashion, no, 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 sono quaderni che ti dà la scuola con la copertina tutti uguali. Tanto hanno tutto il tempo i bambini nella loro vita purtroppo per farsi mettere in testa dei grilli strani o farsi problemi particolari, quindi finché riusciamo a tenerli staccati da questi problemi, insomma, è meglio. Ma le scuole sono molto buone, quelle internazionali hanno un sistema diverso, ti dirò perché è il sistema inglese e noi italiani, ecco un'altra cosa, siamo abituati alla classica lezione di italiano, storia, geografia, la storia, iniziamo con l'uomo primitivo, arriviamo alla seconda guerra mondiale. Qua non è assolutamente così. Partono dagli egiziani, poi vanno con l'uomo primitivo, poi vanno con la rivoluzione francese, poi tornano indietro. È un sistema diverso, è un modo inglese per far sviluppare il cervello, farlo ragionare in modo diverso, in modo che il ragazzo cresca con un po' di brio, di dire ok, non studio tutto a memoria, ma faccio dei ragionamenti facendo i salti temporali, eccetera, eccetera. Crescono con già 3 lingue, quindi è già un bel passaporto, qualsiasi parte del mondo voglio andare fra 10 anni e a una certa età, verso 13-14 anni, 15, comunque dovranno fare degli studi all'estero, non a Mauritius, perché a Mauritius non c'è questo livello. Le università non ne parliamo, le università devono assolutamente farle all'estero, però escono già con dei diplomi riconosciuti in Inghilterra e che quindi possono avere accesso a scuole internazionali in altre parti del mondo. Ovviamente sono sempre a pagamento, devi avere un budget, però possono fare degli ottimi studi. Ma la lingua lì ufficiale è l'inglese? Che lingua bisogna Allora, sapere? qua è strano perché parlano francese e creolo, ovviamente, ma scrivono in inglese, tutta l'amministrazione è in inglese, però tra di loro parlano francese e creolo. Se tu arrivi e gli parli in inglese ti rispondono in inglese, però la lingua primaria, diciamo, è francese, ma scrivono in inglese. Quindi se tu vai, non so, in posta, in tribunale, negli uffici, insomma, amministrativi, è tutto scritto in inglese. Senti te. Quindi uno che Strano, viene lì
se sa l'inglese comunque se la cava o deve sapere tutte e due? Sì, assolutamente, assolutamente. Questa cosa è dovuta dal fatto che ci sono state le presenze di colonie inglese e francesi, quindi per trovare una via di mezzo hanno detto ok, lasciamo certi tocchi inglesi e certi tocchi francesi perché tutti siano d'accordo. Ora ti volevo chiedere cosa fai te lì a Maurizio, cioè come si passa il tempo libero, come ci si conosce, come si socializza con gli altri. Allora, come vivo qui? Vivo normalmente, forse con ritmi diversi. Vabbè, io ho anche un lavoro particolare perché lavoro molto online e soprattutto lavorando con gli italiani c'è il fuso orario. Quindi spesso e volentieri al mattino quando mi alzo voi dormite ancora. Quanto c'è di Quindi fuso orario lì? adesso sono 3 ore. 3 Quando ore. cambiate voi l'ora saranno 2. Ok. Quindi siamo avanti di 3 ore rispetto a voi. Quindi io al mattino mi alzo, preparo i bambini per andare a scuola e poi alcuni giorni della settimana mi permetto il lusso di andare a fare un po' di sport, che sia acqua gym o che sia tennis. E la cosa bella è che è tutto all'aperto. E a volte sembra sciocco, ma faccio la mia lezione di acqua gym, che è una semplicissima lezione acquatica che puoi fare ovunque, però quando tu sei lì e vedi di fronte a te un giardino verde, piante di manghi con i manghi, il cielo super blu e la pianta di frangipane con i suoi fiori, dici, caspita, è un lusso, nonostante Sì. tu stia facendo solo una semplice lezione di acqua gym, niente di che. Poi inizio a lavorare, ho certi appuntamenti fuori, il weekend con i bambini o si va al mare o si fanno certe attività. Ecco, durante la settimana solitamente i bambini hanno attività diverse o sport, che sia calcio, che sia tennis, ci sono tutti i tipi di sport, possono fare di tutto. E poi il weekend o a volte ci si organizza con degli amici, si fanno delle serate, quindi cenetta tra di noi intima, o si esce, si va al ristorante, un po' come in Italia. Ecco, l'unica cosa che sei su un'isola, quindi è chiaro che dopo un certo periodo di tempo che sei qui dici, ok, bello, simpatico, ho visto tutto e adesso è un po' noioso. Quindi è chiaro che uno che abita qua deve calcolare un budget da mettere da parte per poter uscire dall'isola almeno 1 o 2 volte all'anno per cambiare aria. Senti la necessità comunque di uscire. E il cibo lì che si mangia? A parte ti dici può mangiare qualsiasi cosa, ma la roba di loro è buona? Sì? Si mangia bene? Mangi benissimo, sì, infatti purtroppo io speravo, venendo su un'isola, di dire ok, dimagrirò tantissimo, sicuramente il cibo non sarà buono, si mangerà solo pesce, si mangia di tutto, di più, si mangia molto bene, tutte le cucine che ci sono qua sono ottime, che sia dalla cucina mauriziana, spessissimo mangiamo mauriziano, che sia la cucina cinese, che sia l'indiana è ottima, e poi ovviamente c'è la cucina italiana, perché non è che io mi faccia da mangiare tutti i giorni all'indiano, mi faccio l'indiana italiana. Certo. C'è di tutto di più e si mangia bene, non c'è problema di cibo, anzi, Si trova tutto per lì, tutte via. le bocche. Sì, tutto. Poi, insomma, su un'isola così immagino che verdura, frutta, ce n'è... Non mangi, È no. del A posto. parte, non sempre, purtroppo. Come ti dicevo all'inizio, tante cose sono importate. Non so perché potrebbero sviluppare qualcosa qua, che hanno il posto, la terra e tutto, ma Infatti. è così. È così. Ecco, e ora ti volevo chiedere del clima, perché all'inizio ci dicevi un po' è caldo, 30 gradi, sempre... Ecco, com'è il clima lì? È sempre caldo? Allora, prima di tutto bisogna spiegare che a Mauritius c'è un insieme di microclimi, quindi in certi periodi dell'anno può essere tranquillamente che tu trovi bel sole al nord, ti sposti 3-4 km, c'è il vento e pioggia. È così. Infatti è per quello che tante volte si può venire tutto l'anno, ma bisogna sapere dove andare, perché ti puoi rovinare anche le vacanze senza problemi. Diciamo che da dicembre a marzo è il periodo più caldo e umido, quindi è il periodo in cui si possono verificare più facilmente piogge torrenziali e cicloni. Non è che il ciclone passi sempre sull'isola, però se c'è un ciclone vicino nell'Oceano Indiano, l'isola ne risente, quindi pioggia. Quindi per quello che fa molto caldo e pesante. Poi aprile è uno dei mesi più belli, ti dico a grandi linee perché ormai il tempo è un po' pazzo ovunque nel mondo, quindi non si può prevedere nulla. No. Però aprile solitamente inizia il periodo secco, caldo secco, quindi fa caldo, vai al mare, ti bagni senza problemi e c'è molta meno umidità, quindi meno rischio di pioggia. Tra parentesi, diciamo che la nuvoletta di pioggia tutti i giorni, tutto l'anno ce l'hai sempre, perché è un'isola in mezzo all'Oceano Indiano, quindi è chiaro che e poi non sarebbe così verde. Poi da giugno fino a settembre in certe zone dell'isola ci sono i venti elisei, quindi se tu vai in queste zone in vacanza, allora resti bianco completamente, non puoi andare in spiaggia, non puoi bagnarti, perché questi venti sono così forti che sono fastidiosi, ti danno un senso di freddo e ovviamente se vai in spiaggia la sabbia ti picchia contro le gambe e ti fa veramente male, quindi non puoi neanche stare in spiaggia. Chiaro che in questo periodo se tu per esempio vai a nord-ovest o a ovest non hai questo problema assolutamente, dici caspita ma sono a 40 km di distanza e cambio completamente. Eh sì, è così. Magari ti dico adesso c'è il sole bellissimo e mi chiamo un mio amico da Beaubassin che è nel centro,
sta piovendo di rotto. È così, è una caratteristica di Mauritius, però stiamo in maniche corte tutto l'anno, ti dirò. Ecco. Mal che vada, durante l'inverno mauriziano ti puoi mettere il golfino di cotone alla sera e basta, tutto lì, quindi è comunque piacevole. Come temperature, per avere un'idea, va oltre 30, le minime Allora, vanno basse o no? sì, vanno anche oltre il 30, ma la Eh. cosa negativa è che non è tanto la temperatura che disturba, è l'umidità. Magari ci sono 25-30 gradi e dici ok, è buona come temperatura, ma con un'umidità dell'80%, lì boccheggio, insomma, è quello che dà fastidio. Durante l'inverno, sulle coste ti parlo, perché all'interno c'è l'altopiano, quindi magari le temperature possono scendere. Nelle coste buone senza venti siamo sui 25-26 gradi. Quindi tante persone in agosto vengono qua a Mauritius per scappare dalla fa italiana. Non c'è quel caldo torrido, però possono abbronzarsi, fare il bagno e alla sera dormono con la copertina, quindi è piacevole. Buono. Quindi te, quei 6 mesi che dicevi all'inizio, ci sono persone che magari dall'Europa vengono a fare 6 mesi qua, sarebbero i 6 mesi estivi europei, che lì è inverno? No, Che sarebbe sarebbero da l'ideale. dicembre, no, da dicembre fino a giugno. Ah, Solitamente ok. sì, Quindi pensionati uno si vengono, potrebbe sì. fare la primavera e l'estate qua in Europa e l'autunno e l'inverno lì. Esatto, esatto. E come minime scende anche di parecchio, anche la notte, la temperatura o no? Guarda, sull'altipiano può arrivare anche a una decina di gradi, ma mai sotto lo zero. Cioè, loro tu li vedi anche con 20 gradi, magari anche con il bomber, con la giacca a vento. Magari hanno la giacca a vento in ciabatte. Ciabatte, sì. Questa è un po' una caratteristica loro. Io mi ricordo i primi anni, ero qua, era inverno mauriziano, ero alla cassa, ciabatte, gonnellina e canotterina, mi giro, c'era questo con la berretta di lana, il giaccone e le ciabatte. È così. Sentono il caldo e il freddo diversamente da noi. Magari per loro quella temperatura lì è Sì, già sì, sì, freddo. per loro è freddo proprio. E senti, una domanda che a tutti quelli che si trasferiscono all'estero, secondo me, è importante. La sicurezza lì com'è? Cioè, ci si sente sicuri lì? Si può vivere tranquilli? Allora, si può vivere tranquilli, è chiaro, non direi mai a qualcuno di lasciare magari la borsa sulla spiaggia e andare a bagnarsi o lasciarla lì per le ore, è normale. Non ci sono grossi pericoli di furti sulla spiaggia, a dirti la verità, però sai, tutto il mondo è paese, può succedere. È già successo che persone avessero dimenticato delle borse e che dei locali avessero conservato per potergliele restituire, è già successo più volte. Quindi sì, non è da dire che tu esci, vai fuori, fai una passeggiata e devi stare attaccato alla tua borsa perché hai paura che qualcuno te la porti via. È rarissimo che succedano delle cose così. Solitamente non senti turisti aggrediti, non ci sono pericoli particolari. Certo, un occhio di riguardo lo si dà sempre, però. Anche furti in casa non ci sono lì. Allora, furti in casa succede qualche furto in casa, magari qualche furtarello, non furti con armi o cose del genere, magari c'è il ragazzino che vede la finestra aperta, sai, non tutti sono benestanti qua, tanti mauriziani comunque succede che non abbiano possibilità. Questo purtroppo è un problema che c'è un po' in tutto il mondo. Si chiudono le finestre e si fa un po' attenzione, insomma. Vabbè, di sicuro si sta meglio che qua come sicurezza, dai. Sì, mi sento molto più sicura qua che in Italia, quello è chiaro, assolutamente. Per uno che viene qua è già tanta roba, diciamo. È già tanta roba. Aiuto! Ciao ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video e poi commentate qui sotto, fateci tutte le domande che volete e noi siamo qui apposta per aiutarvi e rispondervi. Ciao! E senti, la sanità lì com'è? Che è un'altra domanda importante, sia a livello generale che te lo chiedo anche per, come si diceva prima, se uno ha figli, no? Quindi per bambini ci sono cure, nel senso si può stare tranquilli se uno ha dei figli lì? Allora, per quanto riguarda la sanità, bisogna stare un po' attenti, nel senso che qui a Mauritius ci sono diversi ospedali comunali, come si dice in italiano, ospedali pubblici, di cui non raccomando assolutamente no, perché a mio avviso non ci sono medici là, ci sono dei ciarlatani e persone che si sono inventati il diploma di medico, ma lo dico anche proprio per esperienza personale, non è bello, ma è la verità, e mi arrabbio anche per questa cosa, perché come dicevamo prima dell'avanguardia, dello sviluppo del paese, sarebbe bene che sviluppassero un pochino di più le scuole e gli ospedali, cosa che invece, a quanto pare, un po' come l'ecologia, non prendono molto in considerazione. Quindi per gli stranieri suggerisco prima di tutto di prendersi una buona assicurazione medica, in modo che qualora avessero bisogno di fare degli esami o degli interventi e così via, possono essere coperti, e di indirizzarsi nelle cliniche private. Ci sono delle cliniche private molto molto buone, molto valide, dove lì ci sono dei veri medici che hanno studiato all'estero, che hanno una certa esperienza
e di cui ti puoi fidare. Quindi qualora succeda qualcosa ai bambini, io dico andate direttamente lì, oppure ci sono degli ottimi pediatri, se parliamo di bambini piccoli, anche lì bisogna essere consigliati, perché come pediatri c'è pediatra e pediatra. Noi personalmente, fortunatamente, siamo capitati su un pediatra ottimo, però è chiaro che anche lì spesso secondo me ci sono pediatri un po' inventati così. Quindi per quanto riguarda gli ospedali, io ho provato più volte personalmente, quindi ti posso assicurare che le cliniche private sono veramente molto buone. Io ho partorito qua, tanti mi dicono ah, come fai a partorire? Partorito qua, è andato benissimo, un ginecologo fantastico, assistenza e anestesista top. Mia figlia l'anno scorso ha avuto un'appendicite in peritonite, molto urgente, molto grave, sì. Abbiamo trovato un chirurgo pediatra fantastico. Mia mamma l'anno scorso è stata operata alla cistifellea e anche lei perfetto, ma tutto perché eravamo nelle cliniche private. Chiaramente le cliniche private hanno un costo, è chiaro. Se non è un'assicurazione, insomma, non è che sia così facile ad accedervi. Consiglio assicurazione e cliniche private. Se andate nelle cliniche private non c'è da aver paura assolutamente. Ok, quindi se uno si fa un'assicurazione sanitaria a pagamento non spende poi niente dopo quando va nelle cliniche private. Secondo l'assicurazione che una persona sottoscrive, ci sarà sicuramente una piccola franchigia e poi dovrebbe essere rimborsato di tutto, sì. Ah, buono. Quanto incide questa assicurazione sanitaria mensilmente? Perché so che insomma in altri paesi incide parecchio l'assicurazione sanitaria. Penso per tutta la famiglia che paghiamo una complementare su 200 euro, una cosa così. Va fatta perché se no lì che Sì, fai? no, ma è la cosa più importante secondo me da fare, assolutamente. Sì, sicuramente. Assolutamente. Ma i medici Anche sono perché del posto lì o sono europei o stranieri? sono del posto, Del sono di qua, posto? Ah. ma sono molto in gamba. Ma te ne accorgi subito quando hai a che fare con un vero medico e un ciarlatano, La situazione Covid lì com'è? Tranquilla ormai? Attualmente sembra sia tutto ok, sicuramente c'è ancora, come da voi in Italia, hanno avuto questo riflesso di chiudere subito le frontiere e quindi diciamo che inizialmente la cosa era stata abbastanza ridotta. Poi è chiaro che tu fai venire personalità dall'India o dalla Cina o da altri paesi perché sono diplomatici, non hanno bisogno di fare quarantene, è chiaro che lì tutto è ripartito. Quindi anche qui c'era da stare attenti, ci sono stati dei morti come ovunque. Adesso tocchiamo ferro, sembra vada tutto bene, non si portano più le mascherine, non ci sono quarantine da fare. Io spero che tutto questo abbia contribuito per non rendere la situazione ancora peggiore. Per il momento sembra che la vita normale stia riprendendo, poi sai, tutto può cambiare dall'oggi al domani salta fuori un nuovo virus e siamo ancora a punto di siamo punti a partenza. capo. Questo come qui, come in qualsiasi altro posto al mondo. Sì. Quindi anche per venire lì Non ora si non sa. c'è bisogno di fare niente se uno volesse venire lì. No. Deve sottoscrivere un'assicurazione sanitaria che copra anche in caso di Covid, quella è obbligatoria. Poi sono cose che magari oggi vanno fatte, domani no, quindi ecco è una cosa un Esatto, po'. bisogna essere sempre un po' aggiornati, Sì, sì. bisogna aggiornarsi, ecco, sempre aggiornati, sempre con l'assicurazione sanitaria, insomma, sempre preparati. Sì. Quindi, allora, ricapitolando, ora ti volevo chiedere quali sono i pro e i contro di Mauritius, che sono curioso anch'io di sapere quali sono i contro, un po' ce l'hai detti, però ecco, ci sono anche tanti pro. Sì, allora i pro secondo me è la qualità di vita, perché qui vivi in modo più semplice, ecco, penso che sia la parola ideale, più semplice, meno problemi dal punto di vista degli altri. Ad esempio in Italia devo andare a fare la spesa, devo essere un po' in ordine, devo essere un po' truccata perché se mi vede quello, ma quella come va? Qua no, qua non interessa niente a nessuno, puoi andare vestita con i pantaloni della tuta, con lo smoking, con qualsiasi cosa tu voglia e avere le ciabatte con lo smoking. Nessuno ti farà sentire fuori posto e quindi ti senti sempre a tuo agio, sempre tutto semplice. Un altro pro è che ovviamente dal punto di vista di spese di vestiti spendi molto di meno, perché è chiaro che in Italia ti serve per l'inverno lo stivale, il bomber, i pantaloni, qua no, qua sei sempre ciabatte. A parte quando esci, ti serve un paio di sandali, braghette corte, una canottiera che sei già a posto. Sei spettinato, non sei truccato, non interessa niente a nessuno. Tutti vivono per vivi e lascia vivere. Cosa che invece in Italia devi sempre mettere o la scarpina carina, perché sennò quello ti dirà ma questa com'è conciata. È una libertà. Altri pro è che hai il mare sempre a portata di mano. Io che abitavo in Lombardia vedevo il mare una volta all'anno. Qua vai anche a fare le spese, tac tac tac, passi un'occhiata al mare
mare ti mette già di buon umore e vai a farti la tua certo. spesa. E poi il fatto che tutto è facile, nel senso, ok, devo andare a fare la spesa, so che devo andare lì, punto, vado lì. Devo andare a scuola, la scuola è lì. Io mi ricordo quando ho vissuto qualche anno in Francia, solo per portare mia figlia a scuola ci mettevo andata e ritorno 2 ore della mia giornata solo per stare sull'autobus, portare mia figlia, perché ero in una città. Qua no, è più semplice, devi portarlo a tennis, devi portare a fare un'attività, non sei sempre bloccato nel traffico, capisci? Quindi Sì, sì. questi secondo me sono i pro. Il contro è il fatto che sei comunque su un'isola e il contro è che spesso ti manca la famiglia, ti mancano i tuoi genitori, che sia tua sorella, insomma i tuoi cari. Per andare a casa comunque mi ci vuole un giorno e devi comunque avere un budget, perché non è il biglietto dell'autobus per andare a vedere i tuoi genitori, devi prendere un aereo. Ecco, questa è la cosa negativa, il fatto di non poter vedere le persone che ami quando hai voglia. Abitavo magari nel paese di mia mamma, faccio un salto, vado a salutarla, vado a bere un caffè con lei. Ecco, queste piccole cose di tutti i giorni che magari per voi è scontato, a me manca. Il fatto di dire aspetta, voglio andare a dare un bacio a mio papà e non posso farlo, devo fare tramite telefono. Fortunatamente che adesso ci sono anche i telefoni, WhatsApp, puoi fare le videochiamate, quindi questo è già un grande passo avanti, però non è la stessa cosa. Poi io esco comunque da una famiglia molto coccolosa, cioè siamo molto uniti e quindi questa cosa mi pesa tanto. Però quando metto tutto sulla bilancia e dico, caspita, se vado in Italia, il lavoro che faccio oggi non lo potrei fare. È una vita diversa, anche a livello di scuola, non lo so. Finché i bambini sono piccoli, penso che staremo qua. Sicuramente non staremo tutta la vita, è chiaro, diventerà stretta anche a loro, l'isola. Quindi si penserà a spostarsi in un futuro. Il contro per me il più grosso è questo qua, di non poter vedere la mia famiglia quando voglio, vederla fisicamente, viverla. Penso sia la cosa più importante, Sì. soprattutto se uno ha la famiglia che è unita e allora ti Sì, manca sì, tanto. sì. Li vedi comunque tutti gli anni i tuoi parenti o no? Sì, no, più Sì. volte, anche a Natale ero da loro, di solito almeno 1 o 2 volte all'anno ci si vede, che sia per le vacanze invernali o estive, o vengono loro o andiamo noi, comunque ci si vede. Ma è importante che per i miei bambini voglio che vivano con quei nonni o la zia o la cugina, non è perché siamo lontani che non debbano avere questo rapporto familiare, anzi per me è molto importante, tant'è che Sì. spesso si sentono per telefono, si vedono. Sì, poi insomma è bene far vedere ecco, anche il legame con l'Italia, figli, insomma, fargli Sì. mantenere questo rapporto. È per quello che ci ho tenuto da quando sono nata a parlare in italiano con entrambi, perché per me era fondamentale che potessero comunque comunicare con i nonni o i parenti cari in Italia, altrimenti sarebbe stato completamente una chiusura. I miei genitori ovviamente non parlano altre lingue che l'italiano. È una cosa in più anche per loro, perché comunque l'italiano può sempre servire, nonostante lo si parli solo in Italia, ma almeno mettiamo che nella vita decidono di stabilizzarsi in Italia e non hanno problemi. No. Ti volevo fare un'ultima domanda, volevo sapere se in tutti questi anni che te sei lì ci sono stati o c'è stato un momento, insomma, particolarmente difficile per te, magari che ti ha fatto anche pensare di tornare. Sì, c'è stato, è stato quando ho iniziato a creare la mia attività, perché ero completamente da sola, sola nel senso fisico. Chiaro che la mia famiglia da lontano mi sopportava sempre, però quando sei qua che devi iniziare tutto da zero, io mi ricordo che ho iniziato con un laptop e un telefono rotto, non avevo nient'altro. E ho dovuto tirarmi sulle maniche, andare a incontrare tutte le persone con cui desideravo collaborare, presentarmi, fare in modo che la gente si fidasse di me perché non mi conoscevano, ero straniera oltretutto e poi donna, giovane, non è sposata, non ha figli né niente e viene a lavorare così perché ci sarà qualcosa di strano. Quindi all'inizio non è stato facile perché oltretutto avevo a che fare con uomini, la maggior parte del tempo erano uomini, quindi puoi già capire, l'uomo doveva parare secondo te? Tante volte io andavo a fare appuntamenti di lavoro seri, cioè la mia testa era programmata per parlare di lavoro e loro parlavano di tutt'altro e quindi all'inizio non era facile, poi ovviamente persone che cercavano di farti gli sgambetti, e dovevi rialzarti da sola. Fortunatamente ho incontrato una persona che per me è stato un po' il mio angelo custode, che oggi è un mio carissimo amico, tuttora, Mauriziano, un avvocato, e quando avevo problemi mi confidavo a lui, quindi anche lui in un certo modo ha cercato di darmi una mano e mi ha protetto o mi metteva in guardia per certe cose, perché a volte arrivi sei un po' naive, no? Dice tutto facile, la gente è tutta carina, disponibile, ma dietro ci sono anche persone che comunque sono apposta lì per farti non tanto del bene. Quindi tante volte era lui che mi metteva in guardia o mi proteggeva. Però sì, ci sono stati momenti che ho avuto dei blues abbastanza forti che dicevo basta, non ce la faccio più,
torna a casa. Ma i miei genitori mi hanno dato la forza perché dicevano: Fede, sei arrivata lì, se lasci tutto adesso è un peccato, hai messo così tanta energia e fatica, non va bene. Quindi in un certo senso è stata la mia famiglia a darmi forza, a dire: ok Fede, sei giù, ma pensa a loro, vedrai che ce la fai. Penso che sia stato il buon Dio guardare giù e dire: poverina, aiutiamola in qual modo, mettiamo sulla sua strada delle buone persone perché possa arrivarci. Eh sì, e poi sai, quando uno va all'estero da solo, insomma, deve ripartire da zero, non è facile per nessuno. Sì, 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 assolutamente. E poi farsi credere. C'erano delle reputazioni negative da parte di alcuni tour operator italiani che avevano lasciato dei debiti qua in loco. Ecco. Quindi loro, italiano uguale imbroglione. Ma io non sono così, faglielo capire. A volte veramente a priori la gente non mi apriva neanche la porta e diceva: sei italiana, dopo quello che ho subito con il tour operator italiano, non ne voglio più sapere. Che in un certo senso, col senno di poi lo capisci, però al momento dici: caspita, ma non siamo tutti uguali. Però beh, siamo qui ancora, quindi è andata bene. Dai, bene, continua così. Con l'intervista ho finito, insomma, se poi volete saperne di più su Mauritius o comunque volete organizzarvi un bel viaggetto, qualcosa un po' più di particolare, vi O suggerisco... sposarsi anche. O sposarsi, è giusto, te organizzi Sì. anche matrimoni. Sì, 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 ma non sono come Las Vegas, sono veri. Uno che firma qua ha firmato per la vita, nel senso che il matrimonio poi è registrato in Italia normalmente, però può essere un matrimonio alternativo, molto Sì, bello. sulla spiaggia, è bello lì, eh. Sì, 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 lo si può fare anche in chiesa, però la maggior parte delle persone ovviamente lo chiedono sulla spiaggia. Ecco, quindi se volete più informazioni, perché magari volete trasferirvi lì o volete sapere qualcosa di più dettagliato o per organizzare un bel viaggetto, ecco, potete Sì. seguire Federica su Instagram, Facebook, poi vi metterò anche il suo sito ufficiale dove potete scrivere direttamente a lei, no? Grazie, dico. No, grazie a te, insomma, di tutta questa intervista completa. Abbiamo dato tante informazioni, speriamo di aver detto un po' tutto. Poi chiaramente non si può parlare di tutto e ovviamente se c'è qualcuno che ha bisogno di qualche informazione precisa te la può chiedere a te o comunque anche sui siti del consolato o dell'ambasciata si possono trovare certe informazioni, diciamo, più specifiche. Credo di sì, sul consolato italiano sì, perché so Eh. che diversi italiani lo contattano per avere informazioni. Eventualmente lascio anche i contatti del consolato, così se uno vuole può contattare, ecco, anche il consolato come abbiamo fatto anche in Sarà altre felice. Sarà felice. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video in tutti i paesi del mondo. Se vi è piaciuta questa intervista, insomma, di mettere un bel like e poi, insomma, se avete qualcosa da chiedermi o da fare dei commenti, scrivetemi pure che tanto io vi risponderò direttamente dai commenti. E Federica, grazie, ti ringrazio Ma grazie a tanto voi. per essere stata È stato un nostra gran ospite qui. piacere. Ci ha fatto piacere conoscerti, così ora conosciamo qualcuno anche lì, alle Mauritius. Esatto, ormai avrete punti di riferimento in tutto il mondo. Sì, piano piano sì, dai, stiamo facendo la nostra rete di amicizie. Noi ti auguriamo il meglio e ti mandiamo un abbraccione dall'Italia. Grazie mille anche a voi tutti e anche a tua moglie e grazie ancora per questa bella opportunità e speriamo di sentirci e di vederci magari qui. Di vedersi lì, anch'io me lo auguro. Grazie a te, un saluto alla nostra Italian Globetrotter da Mauritius. Ciao Federica, viva l'Italia! Grazie mille a voi, ciao, a presto, sempre. Ciao, ciao, ciao.